Oggi vi faccio vedere come preparare kimchi tamago, julienne di frittata sottile giapponese. Gli ingredienti sono le uova, la fecola di patate, l'olio di semi e il sale. Noi giapponesi facciamo kimchi tamago soprattutto per decorare o per abbellire ai piatti, spesso per alcuni tipi di sushi. Ma è ottima ricetta anche per chi è vegetariana o per voi italiani per un piatto di spaghetti freddi. Per realizzare kimchi tamago di vero impatto è immancabile il colore giallo intenso e vi consiglio di prendere le uova per pasta che hanno il tuorlo con colore giallo intenso. Nella ciotola, possibilmente con beccuccio, mettiamo 2 uova rompendo il guscio. Per mescolare le uova io uso sempre questi bastoncini lunghi che si chiamano saibashi e come potete vedere molto più lunghi rispetto ai bastoncini normali. Mescoliamo le uova con il movimento destra-sinistra, destra-sinistra, così non creiamo le schiume. Prendiamo l'albume e la tagliamo ogni tanto. Mettiamo un pizzico di sale e mezzo cucchiaino di fecola di patate sciolta bene con la stessa quantità dell'acqua. Mescoliamo bene tutto insieme. Prepariamo una ciotola con sopra un colino e passiamo il liquido dell'uova per non avere delle macchie bianche dell'albume una volta viene cucinata. Lo travasiamo alla ciotola con beccuccio di prima. Prepariamo la padella antiaderente non tanto grande. Questa sinistra che vedete è una padella realizzata per tamagoyaki, che è la frittata giapponese a forma rettangolare. Ho già pubblicato 2 video ricette di tamagoyaki utilizzando questa padella rettangolare. Una è classica tamagoyaki e un'altra è ancora più soffice con aggiunta di brodo dashi. Entrambi i link di video ricette attaccherò nella descrizione. La misura di questa padella per fare tamagoyaki è 15 cm x 18 cm. Ma oggi vorrei fare con una padella più comune che avrete tutti voi e ha un diametro 24 cm. Accendiamo il fuoco al medio-basso. Mettiamo circa un cucchiaino di olio di semi. Utilizzando la carta assorbente piegata ai quadratini, lo spalmiamo su tutta la superficie. Senza aspettare che la padella si scaldi completamente, mettiamo il liquido dell'uova, giusta quantità da poter riempire tutta la padella, immaginando di creare una crepe. Agitiamo subito la padella per farlo arrivare su tutta la superficie della padella. Nonostante questo, se rimangono buchi, aggiungiamo un po' di liquido sui buchi. Prima vi ho detto che il colore giallo intenso è importante per fare kimchi tamago, per abbellire ai piatti e per dare un tocco di colore vivace. E un'altra cosa, forse ancora più importante, è che siano soffici. Quindi manteniamo il fuoco moderato, solo all'inizio teniamo il fuoco al medio-basso e una volta abbiamo messo il liquido abbassiamo al minimo oppure allontaniamo dal fuoco sollevando la padella. Prima che il liquido dell'uova non sarà cotto completamente, ma è cotto circa 90%, utilizzando i bastoncini stacchiamo leggermente il bordo della frittata dalla padella perché tra poco la giriamo. Se non si stacca, continuiamo di cuocere con il fuoco più piccolo. Una volta abbiamo staccato il bordo della frittata dalla padella, spegniamo il fuoco e con un bastoncino lungo entriamo sotto la frittata all'altezza 2/3 della sua grandezza.
e andiamo avanti girandolo finché non esca un bastoncino dall'altra parte. Con l'aggiunta di fecola di patate, la frittata è più appiccicosa e meno fragile per poter fare bene questa cosa. Ma comunque cerchiamo di fare con la delicatezza. Una volta che il bastoncino lungo ha preso tutta la frittata, solleviamo il bastoncino, così viene sollevato anche la frittata. Dopodiché la giriamo con la cura, come potete vedere. La lasciamo per 5 secondi e vi ricordo che il fuoco era già spento. Dopo soltanto 5 secondi la spostiamo sul tagliere. Da un po' che il fuoco era spento, quindi potete prenderla anche con le mani. Riaccendiamo il fuoco al medio-basso. Aggiungiamo un goccio di olio di semi. Con la carta assorbente piegata a quadratino di prima, lo spalmiamo su tutta la superficie della padella. L'olio non deve essere troppo, ma giusta quantità per poter bagnare tutta la superficie. Quando si è scaldata un po' la padella, mettiamo il liquido delle uova e muoviamo subito la padella per creare la frittata sottilissima. Il liquido avanzato lo facciamo tornare nella ciotola. Dopo un po' di secondi stacchiamo il bordo della frittata dalla padella con il bastoncino e facciamo stessa cosa di prima. Questa volta ho sollevato la padella con un'altra mano e l'ho inclinata. Ho spento il fuoco prima di sollevare la frittata. La giriamo con la delicatezza. Dopo averla sistemata bene, aspettiamo solo 5 secondi e la spostiamo sopra un'altra frittata. Riaccendiamo il fuoco al medio-basso e ripassiamo la carta assorbente bagnata dell'olio su tutta la superficie della padella. Mettiamo tutto il liquido rimasto, ma se non riusciamo a riempire la padella, cerchiamo di mettere solo nella parte bassa. Probabilmente se usiamo la padella più piccola riusciamo a fare 3 frittate sottili, invece con la padella più grande, tipo il diametro 28 cm, verranno 2 frittate sottili con 2 uova. Volevo fare mezzaluna ma non ci riesco. È importante comunque di cercare di fare sottile in modo uniforme. Per poter girare meglio la frittata di questa forma strana, la taglio a metà e le giriamo e spegniamo il fuoco. Dopo 5 secondi le mettiamo sulle altre frittate. Queste frittate piccole mettiamo al centro in verticale e arrotoliamo tutte le frittate insieme. E le tagliamo sottilissimi. Tamago di Kinshi Tamago vuol dire l'uovo, invece Kinshi di Kinshi Tamago vuol dire il filo dorato, quindi li facciamo sottilissimi come i fili. Ma per uso che farete potete tagliarle anche più larghe. Nel mio caso, quando faccio harusame salad, sarebbe insalata di vermicelli di soia per fare stessa larghezza degli altri ingredienti tipo prosciutto cotto e cetrioli. Le taglio meno sottili e se le tagliate ai cubi diventeranno dei coriandoli e una idea per mettere nell'insalata di riso in estate. Le disfiamo con i bastoncini e facciamo sembrare dei spaghettini sottili. Le mettiamo sul piatto che avesse un colore che contrasta il giallo di Kinshi Tamago. Ecco, nostre bellissime Kinshi Tamago sono pronte. Come potete vedere sono molto soffici e stanno muovendo come se fosse un budino. Personalmente faccio Kinshi Tamago quando preparo chirashi sushi. È un tipo di sushi più facile e più casalingo. Non mettendo il pesce diventerà il sushi vegetariano. Attacco il link nella descrizione.
Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!